Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questo bellissimo cappello. Ho realizzato delle mattonelle in stile granny che ho cucito tra di loro. Al centro di ogni cucitura ho applicato un fiorellino decorato con una perlina. Ho ripreso i punti nella parte finale per creare questa fascia elastica bianca ed infine ho applicato un pompon di finta pelliccia che potete tranquillamente non mettere o sostituire con un pompon di lana. Prima di lasciarvi alla spiegazione vi invito ad iscrivervi gratuitamente al mio canale, a lasciare un like e mi raccomando non vi dimenticate di attivare la campanella. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: un gomitolo da 250 grammi di lana carezza. È una lana molto sottile, è un 100% acrilico, pesa 250 grammi ed è lungo 920 metri. Un gomitolo da 200 grammi di 100% microfibra bianca brillantinata. Nel video non si vede, ma il brillantinato tende al verde, proprio per questo l'ho abbinato all'altro colore, e ogni gomitolo è lungo 760 metri. Un uncinetto 4,5, un gomitolo di cotone bianco, un uncinetto numero 3. Prendo il filato bianco brillantinato, l'uncinetto 4,5 e inizio a lavorare la mattonella. Realizzo un cerchio magico. Una volta creata questa X, inserisco l'uncinetto in questo modo, tiro il filo e blocco il tutto con una catenella. In questo modo il cerchio magico è pronto, quindi posso tranquillamente togliere le dita e proseguire con la lavorazione. Quindi lavoro 2 catenelle, in questo modo un totale di 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Per chi ha difficoltà vi consiglio di mettere un marcapunto nella terza catenella e poi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio magico e lavoro una maglia alta. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio magico e lavoro una maglia alta. In questo modo ho lavorato 3 maglie alte, di cui una è composta dalle 3 catenelle iniziali. Adesso lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro all'interno del cerchio magico e vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte. 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto e lavoro un gruppo di 3 maglie alte. Stringo un pochino il cerchio magico, 2 catenelle, vado a lavorare un altro gruppo di 3 maglie alte. In questo modo ho lavorato 4 gruppi di 3 maglie alte. Adesso tiro il filo, lavoro 2 catenelle e chiudo il giro. Entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho terminato il centro della mattonella, quindi lavoro una catenella e taglio il filo. Stringo bene. Prima di procedere con il secondo giro prendo un uncinetto più piccolo e vado a nascondere i fili. Entro all'interno delle linguette dei vari punti che ho lavorato precedentemente e faccio passare il filo. In questo modo nascondo il filo e non si vede niente né davanti né dietro. Faccio passare il filo attraverso i 4 gruppetti.
Una volta bloccato il filo, prendo la forbice e taglio il filo in eccesso. Adesso ripeto lo stesso identico passaggio con l'altro filo. Prima lo faccio camminare attraverso una maglia alta per farlo scendere ed infine passo il filo attraverso i 4 gruppetti di maglie alte proprio come ho fatto con l'altro filo. Adesso taglio il filo in eccesso ed ho terminato il primo giro. Prendo sempre l'uncinetto 4,5, prendo il filato verde che ho deciso di mettere in doppio in quanto è più fino rispetto al filato bianco e cosa faccio? Inserisco l'uncinetto all'interno di questo angolo formato tra i 2 gruppetti di 3 maglie alte e le 2 catenelle. Quindi mi aggancio con l'uncinetto al filato verde proprio in questo modo e cosa faccio? Prendo le codine iniziali del filato verde, le sposto in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Adesso mano a mano nascondo questo filo verde iniziale e lavoro altre 2 catenelle proprio in questo modo. Queste 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Mi raccomando, per chi ha difficoltà vi consiglio sempre di mettere un marcapunto nella terza catenella. Adesso tiro un pochino i fili iniziali che sto bloccando e cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso spazio e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso spazio e lavoro un punto alto. Quindi in totale ho 3 punti alti, di cui uno costituito dalle 3 catenelle iniziali. Adesso cosa faccio? Lavoro 2 catenelle. Carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso spazio e vado a lavorare un altro gruppo di 3 maglie alte. In questo modo ho lavorato il primo angolo di questo nuovo giro. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nello spazio successivo, ossia il secondo angolo e vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte. 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro un gruppo di 3 maglie alte e adesso continuo così lavorando per ogni angolo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte fino ad arrivare all'ultimo angolo. Come potete vedere ho lavorato tutti e 4 gli angoli proprio come vi ho spiegato, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, adesso non mi resta altro che chiudere il giro, quindi entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho terminato anche questo giro di verde, quindi lavoro una catenella, taglio il filo, tiro bene il tutto ed ecco qui. Il giro è completato. Adesso, prima di lavorare il terzo giro che andrò a lavorare con il bianco, cosa faccio? Riprendo l'uncinetto piccolo e vado a nascondere i fili in eccesso, proprio come ho fatto prima.
Una volta bloccato il filo, taglio l'eccesso ed anche questo giro è terminato. Adesso riprendo l'uncinetto, sempre il 4,5, prendo il filato bianco brillantinato e vado a lavorare il terzo giro. Entro sempre all'interno dell'angolo, quindi dove ho le 2 catenelle. Cosa faccio? Vado a lavorare 3 catenelle e mano a mano nascondo anche il filo iniziale, proprio come ho fatto anche prima. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso spazio e lavoro una maglia alta. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico spazio e lavoro una maglia alta. Adesso lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico spazio e vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte. Sto ripetendo lo stesso passaggio lavorato nel giro precedente. Una volta finito l'angolino, cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, ho uno spazio tra i 2 angolini verdi, proprio questo qui, quindi entro all'interno di questo spazio in questo modo e lavoro un gruppo di 3 maglie alte. Ecco qui, 1, 2 e 3. Adesso ho lavorato il gruppo di 3 maglie alte, vado nell'altro angolo e lavoro un nuovo angolino composto da un gruppo di 3 maglie alte, 2 catenelle ed un gruppo di 3 maglie alte. Una volta terminato l'angolino, ripeto il gruppo di 3 maglie alte in questo spazio e poi continuo lavorando un angolino, un gruppo di 3 maglie alte, un angolino, un gruppo di 3 maglie alte. Ci rivediamo alla fine del giro per farvi vedere come chiudere. Come potete vedere ho lavorato tutto il giro e mi ritrovo con un gruppo di 3 maglie alte. Adesso cosa faccio? Chiudo il giro, entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella di sicurezza e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo per chiudere e anche questo giro è terminato. Adesso devo nascondere questo filo, quindi proprio come ho fatto precedentemente prendo un uncinetto più piccolo, cammino attraverso le linguette, le asoline della maglia alta e scendo giù e poi vado a nascondere il filo proprio in questo modo. Una volta passato il filo prendo la forbice e taglio l'eccesso. Anche questo terzo giro è terminato, adesso non resta altro che riprendere il verde, l'uncinetto 4,5 ed andare a lavorare il quarto ed ultimo giro. Proprio come ho fatto per gli altri giri, entro all'interno dell'angolino, mi aggancio al filo verde, sposto
le godine iniziali in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Adesso mi alzo con altre 2 catenelle e nel frattempo nascondo anche il filo. Mi raccomando, per chi ha difficoltà mettete sempre un marcapunto nella terza catenella. E cosa faccio? Vado a lavorare sempre nello stesso punto altre 2 maglie alte. Una volta terminate le 2 maglie alte vado a lavorare 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte. Se, come è successo a me, dovesse uscire il filetto bianco nascosto precedentemente, non vi preoccupate, lo nascondete nel corso della lavorazione. Ok, una volta terminato l'angolino, che ha sempre uguali per tutti i giri, cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte tra l'angolino bianco e il gruppo di 3 maglie alte bianco, proprio in questo punto. Una volta terminato il gruppo di 3 maglie alte, cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un altro gruppo di 3 maglie alte tra il gruppo di 3 maglie alte sottostanti e l'angolino. Una volta terminato anche questo gruppo vado a lavorare un nuovo angolino proprio dove c'è l'angolino bianco, quindi lavoro un gruppo di 3 maglie alte, 2 catenelle e un altro gruppo di 3 maglie alte. Adesso continuo a lavorare il resto del giro lavorando un gruppetto di 3 maglie alte, un gruppetto di 3 maglie alte e l'angolino, e continuo così fino ad arrivare alla fine del giro, dove vi faccio vedere come chiudere. Una volta terminato il giro, come potete vedere, mi ritrovo con il secondo gruppo di 3 maglie alte lavorato. Non mi resta altro che chiudere questo giro, quindi cosa faccio? Entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo, proprio come ho fatto anche per i giri precedenti. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto e tiro bene. Adesso non vi faccio vedere come nascondere queste codine in quanto il passaggio è sempre lo stesso. Prima di continuare vi dico quanto misura la piastrella. La circonferenza della mia testa è di 56 cm, quindi io mi terrò all'incirca 8 cm più stretta rispetto alla mia circonferenza, quindi mi terrò sui 48 cm. Adesso con il metro vi faccio vedere la piastrella ben allargata misura 9 cm, da stretta misura all'incirca 8 cm. Vedete, poi se tiro arrivo a 9. Quindi vado a lavorare nello stesso identico modo altre 11 piastrelle, in quanto ne metterò 6 sotto e 6 sopra. Le 6 sotto per 8 cm arrivo a 48 cm, quindi come vi ho detto prima mi tengo all'incirca 8 cm in meno rispetto alla mia circonferenza. Terminato di lavorare le mie piastrelle, adesso vi faccio vedere come cucirle tra di loro. Allora, prendo un ago da lana, inserisco al suo interno la lana verde e cosa faccio? Entro nell'angolo di una piastrella,
proprio in questo modo, prendendo soltanto le due costine di sotto. Come potete notare non ho fatto un nodino alla fine del filo in quanto voglio lasciare libera la cucitura. E adesso cosa faccio? Prendo la piastrella che voglio unire alla mia piastrella e dentro, anche in questo caso, sempre nell'angolo, proprio in questo modo. Adesso tiro il filo e come potete vedere ho agganciato le due piastrelle in questo modo. Adesso metto in questo modo le piastrelle. Cosa faccio? Inserisco l'ago prendendo soltanto le costine di dietro, quindi entro nel mezzo del punto e faccio proprio questo movimento con l'ago, così, e tiro il filo. Mi raccomando, fate attenzione a non inserire anche il filo iniziale. Adesso rientro con l'ago in questo modo faccio uscire il filo e ripeto lo stesso passaggio sull'altra piastrella, così. Tiro bene il filo e continuo ripetendo sempre lo stesso procedimento sia da una parte che dall'altra. In questo modo vado a cucire le due piastrelle e una volta tirato bene il filo non si vedrà niente. Ecco qui, vedete, una volta tirato la cucitura non si vede e viene un lavoro molto pulito. Allora, io adesso continuo a cucire le due piastrelle tra di loro e ci rivediamo direttamente per vedere come fare la chiusura. Ok, come potete vedere ho cucito quasi tutte le due piastrelle. Adesso non mi resta altro che cucire gli ultimi punti per finire di unirle. Allora, il movimento da fare con l'ago è sempre lo stesso, ma una volta arrivata qui all'angolo, cosa faccio? Entro prendendo soltanto la prima catenella delle due catenelle dell'angolo, ripeto lo stesso passaggio sull'altra mattonella, in questo modo, e tiro il filo. Adesso rientro sempre nella prima catenella e tiro il filo. Entro nella catenella corrispondente sull'altra mattonella e tiro il filo in questo modo. Ecco qui. Adesso tiro bene il filo, giro la mattonella, le mattonelle in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me e vado a bloccare il filo. Quindi entro in questi spazi della cucitura e faccio un nodino, tiro bene il filo, lo faccio passare attraverso la cucitura altre 2-3 volte e poi taglio il filo.
Ecco qui, come potete vedere il lavoro è molto pulito sia dietro che davanti, soprattutto davanti non si vede niente. Quindi taglio il filo ed ho cucito le prime 2 piastrelle. Nello stesso identico modo vado ad unire le altre 4 mattonelle in questo modo. Mi raccomando, dovete sempre cucire il dritto con il dritto, non vi sbagliate. E nel seguente modo cucio una riga da 6 piastrelle ed una seconda riga da 6 piastrelle. Allora, come potete vedere ho cucito la riga da 6 piastrelle, nello stesso identico modo ne ho cucita un'altra. Adesso vi faccio vedere come bloccare quei fili della cucitura che abbiamo lasciato in sospeso. Quindi il filo di sotto è già bloccato. Adesso blocco il filo di sopra. Cosa faccio? Prendo un uncinetto più piccolo, tiro bene il filo in modo tale da bloccare bene la cucitura, inserisco l'uncinetto all'interno della catenella dell'angolo, mi aggancio al filo e lavoro una catenella in modo tale da creare un nodino e bloccare il filo. Poi tiro bene e, come potete vedere, ho bloccato la cucitura e anche la fila non ha più quell'aspetto frastagliato. Quindi nello stesso identico modo vado a bloccare tutti gli altri fili, sia di questa fila che dell'altra, e ci rivediamo per unire le 2 file. Allora, come potete vedere, ho già posizionato le 2 file, una sopra e una sotto. Vado a cucire sempre dal dritto, mi raccomando, e cosa faccio? Inserisco l'ago da lana con il filo verde, proprio come ho fatto anche per le altre piastrelle, e entro sempre all'interno della prima catenella delle 2 catenelle dell'angolo, in questo modo. Così ho già agganciato le 2 righe di piastrelle e non mi resta altro che continuare a cucire proprio come ho fatto per le altre piastrelle. L'unica differenza è che adesso vado a cucire le 2 righe da 6 e quindi non ho bisogno di tagliare il filo ogni 2 piastrelle. Ok? Mi raccomando, tirate bene il filo in modo tale che la cucitura non si veda. Io adesso continuo a cucire in questo modo tutta la riga e ci rivediamo quando ho quasi terminato di cucire e vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere, mi mancano gli ultimi punti da cucire, quindi continuo sempre con la stessa tecnica, ossia una volta entro da un lato di una mattonella, una volta entro nel lato della mattonella opposta. Entro sempre nel centro, quindi prendo soltanto le 2 costine dietro, non quelle davanti, e tiro bene il filo per non far vedere la cucitura.
Una volta arrivata all'angolo, entro sempre nella prima catenella sia di una mattonella che dell'altra, tiro bene il filo, passo una seconda volta in questo modo, in modo tale da bloccare bene l'angolo, tiro bene il filo, giro il lavoro in modo tale da avere il rovescio davanti a me e vado a bloccare la cucitura con un nodino, proprio in questo modo. Adesso passo il filo 2-3 volte lungo la cucitura per nasconderlo e poi taglio il filo in eccesso. Ecco qui. Prima di continuare poi nascondo tutti gli eventuali fili che sono rimasti nel centro delle cuciture e poi posso procedere con la cucitura in tondo delle piastrelle. Quindi sempre con la stessa tecnica lascio il filetto aperto, entro su una piastrella e poi entro sull'altra e vado a cucire in modo tale da chiudere in cerchio le 2 righe da 6 piastrelle quindi la tecnica di cucitura è sempre la stessa. Adesso continuo a cucire in questo modo fino ad arrivare alla fine della riga e poi ci rivediamo per vedere come concludere la cucitura. Come potete vedere ho quasi terminato di cucire tutta la parte verticale, quindi una volta arrivata qui all'angolo entro prima in una piastrella, poi entro nella piastrella corrispondente, tiro bene il filo, passo un'ulteriore volta nella catenella dell'angolo, giro il lavoro in modo tale da avere il rovescio davanti a me e vado a bloccare la cucitura con un nodino, proprio come ho fatto per tutte le altre piastrelle cucite. Adesso passo 2-3 volte il filo per nasconderlo e taglio l'eccesso. Ecco qui. Ho terminato di cucire le 2 file di 6 piastrelle, le ho chiuse in tondo e come potete vedere ho già la forma del cappello. Adesso prima di continuare vado a bloccare sempre quella parte di cucitura lasciata in sospeso, quindi con un uncinetto più piccolo mi aggancio al filo verde e lavoro una catenella in modo tale da creare un nodino. Come potete vedere adesso le 12 piastrelle sono cucite tra di loro
e prima di continuare con la lavorazione vado a nascondere gli eventuali fili che mi sono rimasti vaganti nel centro del cappello. Quindi sempre con l'uncinetto più piccolo faccio passare il filo attraverso le varie asoline della cucitura in modo tale da lasciare un lavoro pulito. Una volta fatto questo passaggio cosa faccio? Prendo l'uncinetto 4,5 ed il filato bianco brillantinato. Metto il cappello in questa posizione e cosa faccio? Entro all'interno del forellino dell'angolo della mattonella, mi aggancio con il filo bianco, lo faccio passare attraverso, sposto la codina iniziale in modo tale da bloccarla e lavoro una catenella, tiro bene il filo e poi metto sia la codina bianca che la codina verde in parallelo con il resto della mattonella e lavoro 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia alta del gruppetto di 3 maglie alte sottostanti e lavoro una maglia alta. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro una maglia alta, carico il filo sull'uncinetto e lavoro una maglia alta. Quindi per ogni maglia alta del gruppetto di 3 maglie alte ho lavorato una maglia alta. Adesso continuo a lavorare per ogni maglia alta sottostante una maglia alta. E continuo così fino ad arrivare all'angolo finale della mattonella. Ecco qui. Come potete vedere, quindi per ogni gruppo di maglie alte ho lavorato una maglia alta, poi una volta arrivata qui all'angolo cosa faccio? Entro nello spazio e lavoro una maglia alta, proprio come ho fatto all'inizio. In totale ho lavorato 14 maglie alte. Adesso faccio sempre attenzione a nascondere anche il filo verde lasciato vagante. Cosa faccio? Entro nell'angolo e lavoro un punto alto. Continuo a lavorare punto su punto a punto alto, poi una volta arrivata all'angolo lavoro sempre un punto alto. In totale per ogni mattonella devo lavorare 14 punti alti. Continuo a lavorare così e ci rivediamo quando sono arrivata alla fine del giro e vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere, ho lavorato per ogni mattonella 14 punti alti e sono arrivata proprio alla fine del giro. Adesso cosa devo fare? Entro nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. In questo modo ho ripreso tutti i punti e posso procedere con la lavorazione della fascia elastica. Allora mi alzo con 3 catenelle. Per chi ha difficoltà a riconoscere il punto vi consiglio di mettere sempre nella terza catenella un marcapunto. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e vado a lavorare un punto alto in rilievo davanti. Quindi non entro nella solina della maglia alta, ma cosa faccio? Entro con l'uncinetto tra i 2 punti alti in questo modo e poi lavoro un punto alto. In questo modo ho lavorato un punto alto in rilievo davanti. Adesso carico il filo sull'uncinetto e il punto successivo lo vado a lavorare in rilievo dietro. Quindi carico il filo sull'uncinetto e questa volta entro da dietro tra i 2 punti alti e carico l'intero punto alto sull'uncinetto proprio in questo modo e poi vado a lavorare un punto alto. In questo modo sto lavorando un punto alto in rilievo dietro. Carico il filo sull'uncinetto e il punto successivo lo vado a lavorare in rilievo davanti.
Carico il filo sull'uncinetto e il punto successivo lo vado a lavorare in rilievo dietro, il punto successivo va lavorato in rilievo davanti, il punto successivo va lavorato in rilievo dietro. Semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro alternando un punto alto rilievo davanti con un punto alto rilievo dietro. Ci vediamo alla fine del giro e vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutto il giro alternando un punto alto rilievo davanti con un punto alto rilievo dietro e già si sta formando l'elastico. Adesso cosa faccio? Entro nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Queste 3 catenelle sostituiscono il punto alto rilievo dietro. Come potete vedere il disegno è perfetto. Allora adesso mi alzo con 3 catenelle e dove ho il punto alto in rilievo davanti vado a lavorare un punto alto in rilievo davanti. Invece dove ho il punto alto in rilievo dietro vado a lavorare un punto alto in rilievo dietro. Dove ho il punto alto in rilievo davanti lavoro un punto alto in rilievo davanti, dove ho il punto alto in rilievo dietro lavoro un punto alto in rilievo dietro. Quindi questo giro è molto semplice in quanto dove ho il punto alto in rilievo davanti lavoro un punto alto in rilievo davanti, dove ho il punto alto in rilievo dietro lavoro un punto alto in rilievo dietro. Continuo così per tutto il resto del giro e poi chiudo il giro sempre con un punto bassissimo nella terza catenella. Continuo così lavorando punto alto rilievo davanti su punto alto rilievo davanti, punto alto rilievo dietro, punto alto rilievo dietro fino ad arrivare ad un'altezza totale di 5 cm. Poi se volete fare la fascia più alta continuate a vostro piacimento. Allora, come potete vedere, io sono arrivata ai 5 cm, ho lavorato in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri di punto elastico. Adesso non mi resta altro che chiudere il giro, quindi entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Catenella e taglio il filo, ne lascio un po' di più in quanto dopo lo devo nascondere. Come potete vedere la fascia elastica è terminata e adesso non resta altro che lavorare la parte superiore e terminare il cappello. Allora, prima di farvi vedere come continuare, misuro con esattezza la fascia, è alta 5 cm, quindi le mattonelle più la fascia arrivano ad un'altezza totale di 21 cm, che è la misura che va bene per una taglia da adulto. Allora, riprendo sempre l'uncinetto 4,5 e lo inserisco all'interno dell'angolo della mattonella. Prendo il filato verde, lo aggancio all'uncinetto, lo faccio passare attraverso il foro e blocco il tutto con una catenella. Adesso mi alzo con altre 2 catenelle, quindi in totale ho lavorato 3 catenelle. Cosa faccio? Ripeto lo stesso giro che ho lavorato con il bianco, ossia nell'angolo della mattonella lavoro un punto alto e poi semplicemente vado a lavorare punto su punto a punto alto. Quindi per ogni mattonella devo lavorare 14 punti alti. Ci rivediamo quando ho terminato il giro. Allora, come potete vedere, ho terminato il giro, adesso entro nella terza catenella e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Lavoro una catenella, lascio tanto filo in quanto devo chiudere il cerchio in modo tale da avere il cappello e sfilo l'uncinetto. Allora, adesso cosa faccio? Inserisco i fili all'interno di un ago da lana. E cosa faccio? Entro in questo modo all'interno dei vari punti alti, così. Una volta da davanti e una volta da dietro entro all'interno del punto.
e continuo a ripetere questo passaggio fino ad arrivare alla fine del giro. Come potete vedere, se tiro il filo, il cerchio si incomincia a restringere. Allora, come potete vedere, ho appena terminato di passare il filo come vi ho spiegato e adesso vado a tirare il filo in modo tale da chiudere il cerchio. Tiro il più possibile. Ecco qui, vedete è rimasto un piccolo forellino. Adesso cosa faccio? Inserisco l'ago all'interno del punto e mano a mano tiro il filo in modo tale da terminare di restringere il buco. Ho dato un nodino per bloccare in modo tale che il cerchio non si apre, adesso lo posso chiudere definitivamente. Quindi entro in questo modo e faccio passare il filo. Così. Quindi passo attraverso le asole dei punti alti e faccio passare il filo. Continuo a ripetere questo passaggio fino a che non vedo che il buco è praticamente chiuso. Ci vuole un pochino di pazienza, ma il passaggio è molto semplice, non è complicato. Allora, come potete vedere, ho continuato a passare il filo e adesso il foro è praticamente chiuso. Quindi do un'ultima passata di filo. Tiro bene il filo, mi raccomando. Adesso prendo il pompon di finta pelliccia, poi se voi preferite potete farlo di lana o semplicemente non metterlo. Inserisco l'ago all'interno dell'elastichino che trovo
nel pompon di finta pelliccia e lo vado a cucire al cappello. Passo il filo alcune volte per bloccarlo bene e non farlo poi muovere. E quando sono sicura di averlo ben assicurato, do qualche nodino e il mio cappello è terminato. Adesso taglio il filo in eccesso, sistemo bene il cappello ed ecco qui. Il cappello è pronto. Adesso potete decidere di nascondere il filo bianco e lasciarlo così oppure continuare a vedere il video e vi spiego come realizzare i fiori. Allora prendo il cotone bianco e l'uncinetto numero 3. Cosa faccio? Realizzo un cerchio magico. Una volta formata la X, inserisco l'uncinetto in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Adesso sfilo il dito, stringo leggermente il cerchio magico e all'interno del cerchio magico vado a lavorare 6 punti bassi. Adesso stringo bene il cerchio magico e chiudo il giro nel primo punto basso con un punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto in cui ho chiuso il giro e lavoro un punto puff, quindi tiro bene il filo, non chiudo le asoline, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto, faccio uscire il filo e lo tiro, lo allungo bene, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto, lo faccio uscire dal punto e tiro bene il filo. Quindi carico il filo sull'uncinetto e chiudo tutte le asoline insieme. Lavoro 2 catenelle, entro sempre nello stesso identico punto e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho realizzato il primo petalo. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. E cosa faccio? Mano a mano nascondo anche il filo del cerchio magico, mi raccomando. Mi alzo con 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto e rientrando sempre nel punto dove ho lavorato il punto bassissimo, lavoro un punto puff. Chiudo tutte le asoline insieme, lavoro 2 catenelle, entro sempre nello stesso identico punto e lavoro un punto bassissimo. Ecco qui ho il secondo petalo. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo, mi alzo con 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso identico punto e lavoro un punto puff. 2 catenelle, entro sempre nello stesso punto e lavoro un punto bassissimo e do il terzo petalo e continuo così fino ad avere un totale di 6 petali.
Una volta lavorato il sesto petalo, cosa faccio? Entro nel primo punto lavorato, lavoro un punto bassissimo e adesso chiudo il tutto con una catenella, taglio un bel po' di filo che utilizzerò per cucire il fiore e tiro bene il tutto. Taglio il filo in eccesso e il fiorellino è pronto. Se volete potete lasciare il fiore in questo modo oppure fare come farò io, ossia applicare una perla al centro del fiore, e questo è il risultato. Nello stesso identico modo andrò a realizzare altri 4 fiori, quindi in totale ho bisogno di 6 fiorellini. Allora, adesso ho i 6 fiorellini pronti e vi faccio vedere come cucirli. Quindi, come potete vedere, sto usando sempre il fiore e il filo del fiore. Passo con l'ago in questo modo in modo tale da chiuderlo bene. E adesso lo vado a cucire sul cappello. Quindi, come potete vedere, lo vado a posizionare al centro delle 4 mattonelle e lo cucio in questo modo. Quindi una volta entro da sotto e una volta entro da sopra e cammino in modo tale da bloccare tutti e 6 i petali. In questo modo il fiore rimane ben aperto e quando lavate il cappello o comunque quando lo indossate non si chiude. Una volta bloccati tutti e 6 i petali, giro il cappello in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me, do 2 nodini, blocco bene il filo e taglio il tutto, così il fiore è cucito. Nello stesso identico modo applico altri 5 fiorellini sempre al centro delle 4 mattonelle e il cappello è pronto. Allora, come potete vedere il cappello è terminato, ho cucito tutti i fiorellini, è veramente molto carino e molto facile da realizzare, lo potete realizzare con qualsiasi altro tipo di mattonella, in qualsiasi altro colore, come preferite. Spero tanto di ricevere qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social Pinterest, TikTok ed Instagram, di cui vi lascio il contatto in descrizione, e spero di essere stata abbastanza chiara nella spiegazione. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto, sia la sciarpa abbinata a questo bellissimo cappello. Adesso vi saluto e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, lasciate un like se vi è piaciuto il progetto e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ciao!